Una notte gelida in una città d'altri tempi. Le strade sono buie, illuminate solo da qualche fioca lanterna. I passi affrettati di una donna rompono il silenzio. Il volto coperto, il cuore gonfio di lacrime. Tra le braccia un fagotto che respira piano. È suo figlio, il suo neonato. Arriva davanti a un muro di pietra. Una piccola apertura rotonda è incassata nella facciata, protetta da un meccanismo che può ruotare. La donna guarda il bambino un'ultima volta. Gli lascia accanto un biglietto, forse una medaglietta divisa a metà, un segno, un'ultima speranza di ritrovarlo, un giorno. Poi lo depone con cura all'interno della ruota, tira la corda del campanello e si allontana, svanendo nell'ombra. Nessuno la vede, nessuno saprà mai chi fosse, ma da quella ruota il pianto del bambino attraversa il convento o l'ospedale e poco dopo una suora o una balia lo raccoglie tra le braccia. Questa scena per secoli si è ripetuta migliaia e migliaia di volte. Dietro ogni gesto, una tragedia invisibile, la povertà, la vergogna sociale, l'impossibilità di crescere un figlio o semplicemente l'assenza di scelta. La ruota degli esposti, così veniva chiamata. Era spesso l'unico rifugio possibile per chi non poteva o non voleva tenere con sé un neonato. Nata come soluzione al dramma dell'infanticidio e dell'abbandono selvaggio, la ruota era un'invenzione al tempo stesso crudele e compassionevole. Crudele perché sanciva una separazione irreversibile, compassionevole perché almeno garantiva una possibilità di vita. Il tutto sotto lo sguardo della Chiesa e delle istituzioni che gestivano questi dispositivi con rigore, ma anche con una certa ambiguità morale. Oggi, nel nostro mondo iperconnesso, tutto questo sembra appartenere a un'epoca remota. Eppure, le ruote degli esposti esistono ancora, come silenziose testimonianze di una realtà che ci parla ancora di madri invisibili, bambini dimenticati e umanità nascosta. Per comprendere davvero il senso profondo della ruota degli esposti, dobbiamo tornare indietro nel tempo. Siamo nel Medioevo, un'epoca in cui la sopravvivenza era un privilegio e l'infanzia non aveva ancora un valore riconosciuto come lo intendiamo oggi. In un mondo in cui la fame, le epidemie e l'ignoranza dettavano legge, l'abbandono dei neonati era una piaga nascosta, ma drammaticamente diffusa. È già in questo contesto che nascono le prime forme rudimentali di assistenza ai neonati indesiderati. Già nell'VIII secolo in alcune città italiane si cominciano a registrare tentativi di accoglienza dei bambini abbandonati da parte di monasteri e istituti religiosi, ma è solo qualche secolo più tardi, tra il XII e il XIII secolo, che prende forma un dispositivo tanto semplice quanto ingegnoso: una ruota di legno incassata nel muro di un convento o di un ospedale, capace di girare su se stessa per permettere l'anonimo passaggio di un neonato dall'esterno all'interno. La prima documentazione ufficiale di una ruota degli esposti, così come oggi la conosciamo, risale al 1198 a Marsiglia, su iniziativa di Guy de Montpellier, fondatore dell'Ordine dell'Ospedale dello Spirito Santo. Da lì in poi il modello si diffonde rapidamente in tutto il mondo cattolico. L'Italia medievale e rinascimentale, culla del meccanismo, ospitava ruote in città come Roma, Firenze, Napoli, Bologna, Palermo, Milano. Quasi ogni grande centro aveva la sua. Ma l'idea varca presto i confini italiani. In Francia, la Tour degli esposti diventa un'istituzione diffusa soprattutto tra il XIV e il XVIII secolo. A Parigi, l'Hôpital d'Enfants Trouvés accoglieva centinaia di neonati ogni anno. In Spagna, nei Paesi Bassi e perfino in alcuni stati cattolici del centro Europa si sviluppano sistemi simili. Il principio era sempre lo stesso:
permettere a una madre disperata di lasciare il proprio figlio senza essere vista né riconosciuta, proteggendo l'anonimato e cercando di salvare almeno la vita del neonato. Dietro questo gesto, però, si nascondeva anche una profonda contraddizione. Mentre da un lato si offriva misericordia, dall'altro si manteneva il silenzio, cancellando identità, origini e spesso ogni traccia di affetto. Nel mondo protestante la ruota ebbe minor diffusione. La riforma portò a una visione diversa dell'assistenza, più legata alla responsabilità individuale e meno alla carità istituzionalizzata. Ma nelle terre cattoliche la ruota divenne un simbolo silenzioso e potente della maternità negata, della fede nella provvidenza e della tensione fra morale pubblica e tragedia privata. Con il passare dei secoli, alcune città arrivarono a registrare decine di migliaia di neonati lasciati nelle ruote. A Napoli, ad esempio, nel XVIII secolo si contavano oltre 3.000 bambini abbandonati all'anno. Un numero impressionante che ci rivela, meglio di ogni trattato, l'ampiezza del fenomeno. La ruota degli esposti non era un semplice meccanismo. Era una risposta brutale a una domanda disperata, una forma arcaica di diritto all'anonimato, ma anche una rimozione sistematica del dolore e del fallimento sociale. Era il modo con cui l'umanità cercava di dare una seconda possibilità, cancellando la prima. Dietro ogni neonato deposto nella ruota degli esposti non c'era solo la povertà. C'era una rete complessa di pressioni sociali, paure, vergogne e a volte una disperazione così profonda da togliere il respiro. Parlare delle ruote senza comprendere chi le usava e perché significa perdere il cuore stesso della loro esistenza. Nel mondo premoderno, una madre senza marito era vista con sospetto, se non con disprezzo. La società del tempo era fortemente patriarcale e una donna sola con un bambino era considerata una minaccia all'ordine morale e religioso. Non importava come fosse nato quel figlio, anche una vedova senza mezzi, una serva vittima di abusi o una giovane sedotta e abbandonata finivano tutte nello stesso giudizio collettivo. La maternità al di fuori del matrimonio era uno scandalo da nascondere, punire o far sparire. A tutto questo si aggiungevano condizioni economiche durissime. Non esistevano sistemi di welfare né sostegni per le madri in difficoltà. Una donna priva di dote o di famiglia spesso non aveva nemmeno di che nutrirsi, figurarsi crescere un neonato. E allora, tra l'abbandono e l'infanticidio, la ruota appariva come l'unico atto possibile di amore estremo, una resa piena di dolore, ma anche di speranza. C'è un dettaglio che colpisce più di ogni altro. Molte madri lasciavano con il proprio bambino un oggetto, un simbolo, un biglietto strappato a metà. Non era solo un gesto di riconoscimento, era la traccia di un legame che, pur reciso, non si voleva cancellare. Alcuni scrivevano parole struggenti, altri affidavano alla carta una preghiera, altri ancora restavano in silenzio, lasciando solo un nome. Quel frammento d'identità, spesso custodito dagli istituti, era tutto ciò che restava di una storia d'amore negata al mondo. Anche l'infanzia in quell'epoca non godeva di alcuna tutela. I bambini non erano considerati soggetti autonomi, ma futuri lavoratori, servitori, strumenti. Nascere in povertà significava entrare in un destino segnato, sopravvivere, se possibile, e poi servire. Nessuno parlava di diritti dell'infanzia, il concetto stesso era inesistente. Così, mentre da un lato la ruota rappresentava un atto istituzionale di carità, dall'altro era una prova tangibile del fallimento collettivo, una società che non proteggeva le donne, che giudicava senza pietà, che tollerava che migliaia di bambini venissero abbandonati in modo sistematico. Eppure, in questo squilibrio profondo c'è anche una forma di umanità. La ruota era il tentativo, seppur imperfetto e crudele, di impedire l'abisso. Era una soglia tra la morte e la sopravvivenza, tra l'oblio e la possibilità. E ogni volta che girava nel cuore della notte,
Qualcuno stava scegliendo di lasciar vivere, nonostante tutto. Dietro le mura spesse di un convento o di un brefotrofio, incastonata nella pietra come una ferita silenziosa, la ruota degli esposti era un congegno tanto semplice quanto carico di significato. A prima vista sembrava una botola verticale, una finestra cieca, una nicchia nella parete. Ma bastava avvicinarsi, infilare il neonato e ruotare il tamburo di legno per compiere uno degli atti più drammatici della storia sociale europea: separare per sempre una madre dal proprio figlio. Tecnicamente la ruota era costituita da un cilindro di legno, montato orizzontalmente su un asse, incassato nel muro esterno di un edificio ecclesiastico o assistenziale. Aveva una forma simile a quella di un barile tagliato a metà, capace di ruotare solo in un senso. All'esterno una piccola apertura permetteva di inserire il bambino. All'interno la parte opposta affacciava su una stanza presidiata da religiose o balie. Una volta deposto il neonato nella cavità, la madre tirava una cordicella che attivava un campanello o una campanella metallica. Era un segnale. Qualcuno dentro sapeva che un nuovo ospite stava arrivando. La ruota girava con discrezione e il bambino passava dalla strada all'istituto, come in un passaggio segreto tra due mondi, quello della vergogna e quello della sopravvivenza. La madre restava fuori, invisibile. Nessuna domanda, nessun volto da ricordare, anonimato assoluto. In molti casi il regolamento proibiva anche alle suore di guardare fuori durante la rotazione della ruota. Era una clausola precisa per proteggere o cancellare l'identità di chi abbandonava. Ma la parte più commovente era spesso quella che veniva lasciata insieme al neonato. Non si trattava solo di vestitini o fasce. Ogni tanto dentro la ruota si trovavano oggetti spezzati, metà di un rosario, una moneta tagliata in due, un ciondolo fratturato. Era un codice affettivo. Se un giorno la madre fosse tornata a reclamare suo figlio, avrebbe potuto dimostrarlo mostrando l'altra metà. Era un tentativo fragile e disperato di preservare un legame invisibile in un mondo che faceva di tutto per spezzarlo. Dopo l'accoglienza iniziava un altro percorso. Il neonato veniva registrato nei registri degli esposti, spesso ricevendo un nuovo nome, quasi sempre privo di cognome. Alcuni venivano immediatamente affidati a bali esterne, spesso contadine pagate dagli istituti. Altri crescevano all'interno dei brefotrofi fino a un'età sufficiente per essere mandati al lavoro o avviati all'apprendistato. I registri dell'epoca sono impressionanti per il loro tono freddo e impersonale. Tra le righe si leggono date, peso alla nascita, segni particolari, a volte un biglietto ritrovato e accanto il destino. Affidato, deceduto, trasferito. Nessuna emozione, solo l'amministrazione del dolore. La mortalità purtroppo era altissima. In alcuni istituti oltre il 60% dei neonati moriva nei primi mesi di vita, per malattie, denutrizione o mancanza di cure adeguate. Eppure quel sistema, per quanto imperfetto, salvò migliaia di vite che altrimenti sarebbero finite in silenzio, in un fosso, in un campo, tra l'indifferenza generale. Ogni ruota aveva le sue regole, i suoi rituali. A Roma quella dell'ospedale Santo Spirito era una delle più celebri. A Firenze la ruota era parte integrante dell'ospedale degli Innocenti, un capolavoro architettonico rinascimentale che custodiva dolore e bellezza nello stesso spazio. Ma tutte, senza eccezione, condividevano una missione: ricevere senza chiedere, proteggere senza conoscere, accogliere senza giudicare. Dietro ogni bambino abbandonato nella ruota si celava un mondo invisibile, un intreccio di amore silenzioso, dolore trattenuto e desideri infranti. Le ruote degli esposti, pur nella loro crudezza, sono state teatri nascosti di migliaia di drammi umani e sono oggi uno specchio commovente di una società che non sapeva o non voleva vedere. Nel buio di quelle notti, mentre la città dormiva e le strade si svuotavano, una madre tremante si avvicinava al muro della ruota avvolta nel mantello dell'anonimato.
con in braccio il suo bambino, percorreva gli ultimi passi di un gesto che gli avrebbe cambiato la vita per sempre. Lì, in quella piccola nicchia rotante, lasciava ciò che aveva di più prezioso, ma non lo faceva mai a cuor leggero. Accanto al neonato spesso lasciava anche un oggetto carico di significato, qualcosa che potesse un giorno parlare per lei. Le fonti storiche riportano centinaia di questi oggetti: pezzi di tessuto con cucite iniziali, frammenti di pettini, monete tagliate a metà, spille, bottoni con un'incisione, perfino piccoli ex voto. In alcuni casi si trattava di pezzi identici divisi in due, come le due metà di un'anima strappata. La madre teneva una parte, l'altra finiva con il figlio. Un giorno, forse, quei due frammenti avrebbero potuto ricongiungersi. Nell'ospedale degli Innocenti di Firenze, dove la ruota era attiva già nel 400, oggi è conservata una commovente raccolta di questi oggetti. Uno in particolare colpisce più di altri. Un pezzo di seta rossa con ricamato un piccolo cuore, cucito a mano. Nessuna parola, nessun nome, solo un simbolo che racchiudeva tutto. Un altro, più tragico, è un pezzetto di carta con scritto: «Io ti ho voluto, ma nessuno vuole me», firmato una serva. Molte madri lasciavano anche lettere, biglietti, messaggi scritti con mani inesperte, a volte solo scarabocchi. L'alfabetizzazione era bassissima, soprattutto tra le donne. Eppure chi non sapeva scrivere trovava altri modi. Simboli, disegni, segni religiosi, tutto serviva a lasciare una traccia, un grido trattenuto che solo il tempo avrebbe potuto ascoltare. Uno dei documenti più toccanti arriva da Milano, XVIII secolo. Una madre scrive: «Questo bambino si chiama Pietro. L'ho battezzato io stessa con l'acqua benedetta, perché temo che nessuno lo farà. È figlio mio e figlio di Dio. Se qualcuno lo ama, lo ami anche per me». Questi oggetti e parole avevano un duplice scopo. Da un lato erano una prova d'identità, una speranza di possibile riconoscimento futuro. Dall'altro erano un modo per non spezzare completamente il legame affettivo. Erano gesti di chi non voleva dimenticare e non voleva essere dimenticata. In alcuni casi il miracolo avveniva. Ci sono testimonianze documentate di madri tornate dopo anni, presentando la metà mancante di un oggetto lasciato nella ruota. Se l'oggetto combaciava e il bambino era ancora vivo e identificabile, si tentava un ricongiungimento. Ma questi casi erano l'eccezione. Più spesso la ruota cancellava tutto. Il bambino aveva già un'altra vita, un altro nome, forse un'altra famiglia. O peggio, non era sopravvissuto. Eppure le istituzioni, per quanto fredde, custodivano tutto. Ogni oggetto veniva schedato, numerato, archiviato insieme al registro del bambino come una reliquia silenziosa. Non per pietà, ma per ordine amministrativo. Eppure proprio questa burocrazia ha permesso, secoli dopo, di ricostruire storie interrotte, di riconsegnare a discendenti una memoria altrimenti perduta. A commuovere ancor di più sono le storie dei bambini stessi. Alcuni di loro, divenuti adulti, hanno iniziato ricerche ostinate. Hanno aperto archivi, consultato registri antichi, cercando il proprio nome o l'assenza di esso. Spesso hanno trovato solo silenzi. Ma a volte un oggetto custodito in un vecchio cassetto ha parlato per loro. Un medaglione, un nastro, un biglietto. Questi gesti di ritorno sono come eco di un amore che ha attraversato il tempo. Ricostruire se stessi a partire da una ruota, da una scatola di legno girevole nel muro di una città antica, sembra quasi un atto impossibile. Ma per chi è nato in quell'anonimato, ogni piccolo frammento di passato è una chiave d'identità, un frammento di verità. Le ruote hanno accolto in silenzio, ma gli oggetti, i ciondoli, i biglietti parlano ancora,
e raccontano ciò che la storia ufficiale non ha mai voluto ammettere, che dietro ogni bambino abbandonato c'era una madre che in fondo non voleva lasciarlo andare. Per secoli le ruote degli esposti rappresentarono un paradosso profondissimo. Erano simboli di carità e di abbandono allo stesso tempo, strumenti di salvezza per alcuni e di condanna all'oblio per altri. Ma come tutte le strutture nate per rispondere a un'urgenza sociale, anche la ruota aveva un tempo e quel tempo, lentamente ma inesorabilmente, finì. Già sul finire del Settecento l'Europa cominciò a interrogarsi sull'efficacia e sull'etica di questo strumento. La Rivoluzione francese e l'Illuminismo portarono con sé una nuova concezione del bambino, non più visto come proprietà della famiglia o oggetto passivo della carità cristiana, ma come individuo portatore di diritti. In parallelo, medici e statistici iniziarono a documentare i risultati disastrosi delle ruote. La sopravvivenza dei bambini esposti era spaventosamente bassa. In molte città italiane i brefotrofi erano sovraffollati, le balie spesso incompetenti o disinteressate e le condizioni igienico-sanitarie letali. La morte per denutrizione, infezioni e abbandono emotivo non era l'eccezione, ma la norma. Gli archivi dell'ospedale degli Innocenti a Firenze, per esempio, mostrano che in certi anni oltre l'80% dei bambini moriva nei primi mesi di vita. Ma non era solo una questione sanitaria. Le voci di filosofi, medici e filantropi iniziarono a sollevarsi contro il concetto stesso di anonimato totale. Negare al bambino il nome, le origini, una storia personale, significava negargli la possibilità di riconoscersi. Era un destino di silenzio, di invisibilità. Nel 1866 lo Stato italiano decise di intervenire. Con la legge Crispi sulle opere pie, ispirata a un'idea più moderna di assistenza pubblica, le ruote furono ufficialmente abolite. Il gesto fu simbolico e concreto allo stesso tempo. Da quel momento l'abbandono non sarebbe più stato tollerato in forma anonima e incontrollata. I neonati abbandonati dovevano essere registrati, seguiti da istituzioni pubbliche e, nei limiti del possibile, restituiti alla madre naturale o affidati a famiglie selezionate. Non si trattò di un cambiamento improvviso. In molte zone d'Italia, soprattutto nel sud e nelle campagne, le ruote continuarono a esistere, tollerate o semiclandestine, fino ai primi decenni del Novecento. Il mutamento fu lento, perché lento fu il cambiamento culturale. La vergogna del parto fuori dal matrimonio, la povertà estrema, l'inadeguatezza del sistema assistenziale, erano realtà ancora radicate. Ma ormai si andava verso un altro modello, quello che cercava di prevenire l'abbandono invece che gestirne passivamente le conseguenze. Nel frattempo nasceva anche una nuova attenzione per la madre. L'introduzione dei consultori, l'alfabetizzazione femminile, i primi sostegni pubblici alla maternità difficile, seppur minimi, contribuirono a ridurre la pressione sociale che spingeva molte donne verso la ruota. L'idea di maternità assistita prendeva il posto della maternità nascosta. E oggi? Quelle ruote, un tempo meccanismi di legno e ferro, sono diventate reliquie della memoria sociale. In alcune città sono state restaurate e conservate come testimonianze storiche. A Firenze una piccola targa sotto l'architrave della vecchia ruota dell'ospedale degli Innocenti recita: «Qui cominciava una nuova vita, ma nessuno ne conosceva il passato». Anche se il loro tempo è finito, le ruote non sono scomparse del tutto. Ne sopravvive lo spirito, rinnovato in forme moderne come le culle termiche o baby box, dispositivi dotati di un riscaldamento e monitor medico dove una madre può lasciare il neonato in modo sicuro e, se desidera, in anonimato. In Italia ce ne sono poche e vengono usate raramente, ma la loro esistenza ricorda che ancora oggi esistono storie difficili, vite che iniziano tra il silenzio e la disperazione. Oggi la vera eredità della ruota è nella domanda che continua a porci: siamo davvero pronti ad accogliere ogni nascita, in ogni condizione? Abbiamo superato davvero l'idea che alcune vite siano fuori posto? La maternità
ha oggi il supporto, il rispetto e la dignità che merita? Quelle piccole ruote girate nel silenzio della notte non parlavano soltanto di povertà o peccato, parlavano della nostra incapacità, allora come oggi, di prenderci cura della fragilità. E forse il loro messaggio più potente è proprio questo: riconoscere il valore di ogni esistenza, anche di quella che inizia ai margini, è la misura vera di una società giusta. Quando osserviamo oggi una ruota degli esposti, magari incastonata nel muro di un antico convento o dietro una grata di ferro in una chiesa sconsacrata, ci sembra quasi impossibile pensare che un tempo quelle piccole aperture decidevano il destino di una vita, o che dietro a un gesto silenzioso, ruotare un tamburo di legno e sparire nell'ombra, si gelasse una storia d'amore impossibile, di vergogna, di povertà, di disperazione. Eppure è così. Quelle ruote, oggi immobili, sono monumenti alla fragilità umana. Non si tratta solo di archeologia sociale. Le ruote parlano ancora, parlano a noi, che viviamo in un tempo in cui l'abbandono si manifesta in nuove forme, invisibili, più sottili, ma non meno reali. L'abbandono emotivo, la solitudine delle madri giovani, l'assenza di reti sociali, i bambini fantasma senza identità nei sistemi anagrafici del mondo. Le ruote non sono soltanto un fenomeno del passato, sono uno specchio delle nostre responsabilità collettive. In fondo, ciò che esse ci dicono, se abbiamo il coraggio di ascoltarle, è che ogni nascita, anche la più scomoda, ha diritto a un nome, a una voce, a una storia. Che ogni vita, anche la più fragile, ha un valore sacro e che la carità da sola non basta. Serve consapevolezza, serve giustizia, serve presenza. Oggi, camminando per le strade di Roma, Napoli o Firenze, possiamo imbatterci in quelle antiche ruote e forse nemmeno riconoscerle. Ma per chi sa guardare, esse sono ferite ancora aperte nel tessuto della nostra storia. Silenzi da riempire con memoria e responsabilità. Non dovremmo mai dimenticare che per ogni bambino accolto in una ruota c'era una madre che piangeva altrove e che il vero progresso non è solo nella tecnologia o nel diritto, ma nella capacità di ascoltare ciò che è fragile, nascosto, silenzioso. Perché una società è davvero civile non quando protegge i forti, ma quando si prende cura degli invisibili.